bentornati sul mio canale Elicottero. Da quanto tempo? Come state? Come avete passato le vacanze? Ora mi trovo a casa in Giappone, casa mia, yay! Sono tornata in Giappone per andare dal dentista. È un po' lontano, è un po' tanto, ma alla fine sono molto felice di essere tornata a casa. Dunque vi racconto come ho passato quest'estate, le mie vacanze un po' impreviste in Giappone. Su Instagram avevo già detto che sono tornata in Giappone per andare dal dentista. Allora, tantissimi mi hanno chiesto: ma perché non ti trovi bene, non ti fidi del dentista italiano? Ma perché il dentista giapponese è più bravo dell'italiano? Perché costa meno in Giappone? Tantissime domande. Dunque all'inizio di agosto ho cominciato a sentire un po' fastidio qui gengiva, dove c'è sotto il dente del giudizio. Io ho detto questo comunque prima o poi devo togliere, quindi sento il mio dentista in Italia e il primo dentista mi ha detto: va bene, però domani parto per le vacanze e rientro a settembre. Ho detto: ah, ok, capisco, allora ci vediamo forse a settembre, ciao. E ho trovato anche un altro dentista, sempre italiano, e lui al telefono gentilmente mi ha detto: se vuoi oggi pomeriggio vieni da me e così vediamo la tua situazione. Quindi subito nello stesso giorno sono andata da questo dentista e mi ha fatto la visita e mi ha detto: sì, questo è da togliere, però prima devi fare la pulizia, poi mi serve anche il TAC e la prima data disponibile per l'intervento sarà metà settembre. Quindi ho detto: ok, adesso valuto se torno in Giappone o no. Non è che non mi fido del dentista italiano e non è detto che il dentista giapponese è più bravo di quello italiano, cioè, ma ho deciso di tornare in Giappone perché, soprattutto per questione di tempo, tempisticamente mi era più comodo tornare in Giappone perché facevo molto prima. Come sapete che io faccio insegnante di giapponese e riprendo i miei corsi di giapponese da metà settembre, quindi proprio da metà settembre che voglio iniziare a fare tutti i giorni tante lezioni. Se dovessi farmi intervento in quel periodo, magari devo saltare una settimana, la prima settimana del corso non mi andava tanto bene e quindi per essere pronta a lavorare da settembre volevo finire questo intervento entro agosto. Così ho preso all'ultimo momento i biglietti degli aerei per tornare in Giappone. Allora io ho preso un biglietto dell'aereo, non mi ricordo bene, ma forse il 5 di agosto e poi sono partita il 10 di agosto e questa volta ho preso da Venezia fino a Fukuoka, cioè dovevo fare scalo a Francoforte e anche a Tokyo. Comunque ho speso sui 1900. Pensavo peggio, a dire la verità, perché agosto, periodo più costoso dell'anno, in più così all'ultimo momento, proprio metà agosto, costerà chissà quanto. Invece sotto 2000 euro ho detto: ah, fattibile, perché tanto in Italia se io vado dal dentista dovrò spendere comunque 500-600 euro. In Giappone invece io ho ancora assicurazione in Giappone e quindi pagherò neanche 100 euro. Quindi considerando anche questo, piuttosto di spendere 500-600 euro, forse di più, in Italia pago 2000 euro e posso fare le vacanze in Giappone, così vedo anche la mia famiglia. Volevo sfruttare questo tempo libero e tra l'altro ho notato questa cosa dopo aver preso i biglietti. Io ho detto: ok, sotto 2000 euro è fattibile, anche se è economy class, quello più economico. Invece all'andata era premium economy quindi ho fatto viaggio anche comodo con premium economy di ANA, così sono arrivata a casa. Allora vi ricordo che i dentisti in Italia, se vado a farmi la visita all'inizio di agosto, poi se devo fare l'operazione, il dentista era disponibile da settembre in poi. Invece qui i dentisti in Giappone hanno chiuso studio solo il 13 e il 14 e il 15 di agosto. Solo 3 giorni. Io ho detto: per me grazie, è molto comodo, ma poveri giapponesi, solo 3 giorni di vacanze. E mi hanno fissato intervento il 16. Per fortuna il mio dentista era bravissimo, non mi ha fatto nessun dolore. Tra l'altro raggi e il TAC fanno sempre nello stesso posto, non devo andare in giro tra medico di base impegnativo, poi raggi, poi
medico mi dice mi serve anche il TAC, allora devo farmi un'altra impegnativa, poi basta che tu vai là, fa tutto in mezz'ora. Piacere, io vedo la prima volta questo medico, cioè dentista, e poi allora facciamo raggi, ok, facciamo anche il TAC, ok, sì, e poi facciamo intervento subito. Ovviamente con anestesia, non ho sentito nessun dolore, e anche dopo mi hanno dato antibiotici, anche antidolorifici, e quindi prendendo questi farmaci non ho avuto nessun dolore, proprio zero. Però ovviamente il giorno dopo era un po' gonfia la guancia perché ho tagliato gengiva eccetera eccetera, era l'intervento, quindi è normale. E però non ho avuto febbre, non ho avuto dolore, solo un po' fastidio, e poi era scomodo per mangiare, masticare. Però dopo una settimana ero già tornata normale, e tra i raggi e il TAC e l'intervento ho speso 70 euro. Allora, assicurazione in Giappone è a pagamento, quindi annuale devi pagare un costo. Questo costo cambia dal reddito, quindi dipende dalla famiglia, dipende quanto guadagni, quindi non posso dire questa è la cifra. Nel mio caso, i miei genitori, anche loro ovviamente pagano per assicurazione sanitaria, e una volta siamo andati a chiedere informazioni al comune, solo i miei genitori in 2, o se incluso anche me, cioè in 3, quanto cambia il prezzo. Praticamente all'anno cambia solo 30 euro. Quindi mio papà ha detto allora non cambia tanto, facciamo anche per mia figlia, così sono ancora coperta assicurazione anche qui in Giappone. Quindi io ho tutta questa comodità che preferisco sistema sanitario in Giappone. Faccio prima tutto qua. Se fossi stato nel periodo in cui lavoravo tutti i giorni non sarei tornata in Giappone solo per andare dal dentista, ma siccome non avevo lezione, avevo tempo libero perché era agosto, e quindi alla fine ho preso questa decisione. Quasi 8 anni fa ho fatto come si dice, apparecchio sopra e sotto fissi. Questo li ho fatti in Italia e mi sono trovata molto bene, la dottoressa bravissima, e questo ovviamente non potevo farlo in Giappone perché ogni mese sapete che bisogna un po' sistemare, stringere, quindi non potevo tornare ogni mese in Giappone. E in Giappone questo apparecchio è discorso per bellezza, non per cura, quindi non è coperto assicurazione, quindi senza assicurazione in Giappone costa tantissimo. In Italia ho speso 4.000 euro dall'inizio fino alla fine, 2 anni circa. In Giappone più del doppio. In realtà anche se non sei più coperto con l'assicurazione in Giappone, comunque se torni per un certo periodo in Giappone puoi pagare un prezzo alla città, così in questo periodo definito puoi avere comunque assicurazione sanitaria. E poi sono andata anche otorinolaringoiatria, non riuscirò mai a imparare. Comunque, siccome ho sinusite molto pesante, allora sono andata a chiedere se in futuro se vale la pena farmi l'intervento. E anche lì subito mi ha fatto il TAC e mi ha detto è vero, tu hai tutto pieno. Infatti io non sento odore, pochissimo, a volte proprio zero, non sento nessun odore, e quindi mi ha detto che magari l'anno prossimo può farmi questo intervento, però ha detto che una settimana ricoverata in ospedale, anestesia totale, è piuttosto operazione complicata. Mi dispiace, ma se io fossi ancora giovane, tipo teenager, allora parlerei ancora cose divertenti, invece a questa età ormai parliamo solo delle malattie, che ho male, non so, mal di stomaco, ho fatto esame, mal di qua, visite, ospedale, malattie. Anche a voi capita? Comunque sono contenta di aver fatto questa scelta, perché non solo cose brutte che ho fatto sempre visite, operazioni, ma ho visto la mia famiglia, un po' di amici di Nagasaki, e comunque ho mangiato tante cose buone. E voi cosa avete fatto quest'estate? Avete passato bene? Io fra poco torno in Italia e ricomincio a fare video, anche lezioni di giapponese, sarò occupatissima, però almeno agosto ho fatto quello che dovevo fare e mi sono riposata abbastanza, quindi ne sono molto felice, contenta, così posso ricominciare bene le mie attività da settembre. Sono carica, quindi scusate se ho fatto un po' di pausa con il video, adesso riprendo, quindi seguitemi sempre e ci vediamo alla prossima. Matane, matane, matane. Bye bye!